È il 27 aprile 1968 e sul supplemento del Chicago Daily News esce un'intervista a Mies van der Rohe firmata da Franz Schulze, che più tardi curerà la biografia dell'architetto. Mies ha 83 anni, vive a Chicago dal 1938 e negli Stati Uniti ha insegnato e realizzato numerosi progetti di grande rilievo. Insieme a Walter Gropius, anch'egli emigrato prima della guerra, divide il titolo di pioniere dell'architettura moderna, i cui migliori esiti hanno trovato un terreno fertile nella tecnocrazia americana. Come sempre, di fronte all'intervistatore, Mies è lapidario, ma in poche e misurate parole sintetizza il suo pensiero sull'arte del costruire. In architettura si affrontano problemi e si trovano soluzioni. La migliore architettura è la più chiara e la più diretta soluzione a un problema. Schulze lo incalza e gli chiede in che modo l'architetto, così impegnato a risolvere i problemi della costruzione, possa essere in grado di esprimere se stesso. La risposta di Mies è una di quelle frasi memorabili che ne hanno alimentato il mito. L'architettura non ha niente a che fare con l'espressione di se stessi. Bisogna esprimere qualcos'altro che se stessi, se proprio si deve esprimere qualcosa. Questo qualcos'altro è l'essenza, lo spirito della civilizzazione che l'architettura rappresenta. Questo è quello che hanno fatto i grandi edifici. Hanno detto qualcosa riguardo a un'epoca, non riguardo a un uomo. Se un uomo deve esprimere se stesso, che faccia il pittore. Ecco il senso profondo dell'architettura teologica di Mies, ovvero un'architettura intesa come parte di quella scienza del divino che secondo Sant'Agostino fonda e costruisce la città di Dio. E per chi vorrà approfondire la formazione culturale dell'architetto tedesco, ben indagata dalla più recente storiografia, non sarà difficile cogliere in lui l'influenza esercitata dal pensiero di Sant'Agostino, così come gli scritti del teologo Romano Guardini, suo contemporaneo. Detto ciò, torniamo al 1968, anno in cui Mies inaugura la nuova Galleria Nazionale di Berlino, l'ultimo suo capolavoro, opera che segna anche il ritorno del maestro in Germania, prima della sua scomparsa, il 17 agosto 1969 a Chicago. Il museo, destinato ad ospitare le collezioni d'arte moderna della città, fa parte del Kulturforum, il complesso di istituzioni culturali di Berlino, oggi vicino al nuovo quartiere di Potsdamer Platz. L'edificio è organizzato su 2 livelli. Il piano inferiore ospita le gallerie per la collezione permanente e gli spazi di servizio, insieme a un giardino per le sculture. Mentre al piano superiore c'è una grande sala di circa 5.000 metri quadrati, priva di ingombri, destinata all'esposizione temporanea e affacciata su una terrazza, in realtà un podio al quale dalla strada si accede con un'ampia gradinata. La sala è coperta da una griglia ortogonale di travi d'acciaio dello spessore di 1,8 m, saldate alla distanza di 3,6 m e sovrastata da una lastra a compressione continua ed è a sua volta sostenuta a 8,4 metri dal suolo da 8 giganteschi pilastri d'acciaio cruciformi, leggermente rastremati, collocati sul perimetro. Il rivestimento esterno della sala è realizzato con montanti di acciaio dipinti di nero e lastre di vetro trasparente, collegati alla copertura tramite un giunto snodabile. Continuando con la descrizione dei materiali, all'interno troviamo il marmo verde che riveste i 2 alti blocchi di servizio, i pannelli di quercia che delimitano le scale e in alto, sotto la copertura, le griglie nere di alluminio che ospitano l'impianto di illuminazione. Infine, il pavimento della sala e della terrazza esterna sono in granito grigio chiaro. Questo insieme di elementi, il cui utilizzo è volto a risolvere i problemi della costruzione di una grande aula per esposizioni, definisce perfettamente l'aspirazione all'oggettività che Mies persegue in modo rigoroso e coerente nel suo lavoro. Le sue costruzioni sono semplici, precise, grandiose e ripetibili come cattedrali, ma a dispetto di chi, e purtroppo sono stati molti, ne ha commercializzato i principi ispiratori,
esse sono inimitabili, perché fondano la propria ragione su una particolarissima idea di spazio che Mies mette in pratica nelle sue opere. Un'idea dalla forte impronta spirituale in cui la struttura, i materiali, le dimensioni e le proporzioni compongono un'unità armonica ed elegante, disposta verso le variazioni di luce e di suoni che l'ambiente offre e la nostra mente, insieme alla nostra anima, raccoglie e trasforma. Questa è l'architettura secondo Mies van der Rohe. La conclusione la affidiamo all'illuminante giudizio di Ludwig Berzheimer, che dalla Germania seguì il maestro a Chicago per insegnare urbanistica all'Illinois Institute of Technology. Il valore della sua architettura, scrive il Berzheimer nel 1956, risiede non solo nella sicura padronanza dei diversi elementi che la compongono, ma nell'ordine armonioso che egli ha saputo stabilire tra questi. La semplicità a cui tende, che sembra così naturale, in realtà è il risultato di uno studio continuo e di un lavoro sistematico. Attraverso questa via egli riesce a realizzare le proprie idee senza compromessi, a creare un'architettura di straordinaria chiarezza. Mies è un artista, non un inventore di forme, ma un vero costruttore. L'architettura di Mies trae origine dalla natura dei materiali. Attraverso di essa si rivelano verità ed armonia. La bellezza delle sue opere, come dice Sant'Agostino, è la luce della verità.